There's a great big mystery, and it sure is worrying me. This ditty boy did it. This ditty boy did it. I wish somebody would tell me what ditty boy did it mean. In una piccola zona della città, a ovest di Washington Square, le strade sembrano impazzire. Si diramano in tutte le direzioni e si dividono in brevi tratti chiamati places. Può accadere che una strada incroci se stessa anche una o due volte. Un pittore scoprì un giorno che questa particolarità poteva tornare molto utile. Supponiamo, infatti, che un pittore abbia del materiale per dipingere che non ha pagato perché non aveva denaro. Supponiamo poi che un creditore si presenti a pretenderne il pagamento. L'uomo potrebbe incamminarsi lungo quella strada e ritrovarsi improvvisamente al punto di partenza senza aver riscosso un centesimo. Questa parte della città si chiama Greenwich Village. E nella vecchia Greenwich Village i pittori arrivarono presto. Qui, infatti, trovarono stanze che facevano al caso loro, buona luce e affitti bassi. Sue e Jonesy vivevano all'ultimo livello di un edificio di 3 piani. Una di queste giovani donne veniva dal Maine, l'altra dalla California. Si erano conosciute in un ristorante sull'8ª strada. Lì avevano scoperto di amare lo stesso tipo di arte, lo stesso tipo di cibo e lo stesso tipo di vestiti. Perciò decisero di vivere e lavorare insieme. Era primavera. Con l'inverno, un freddo straniero entrò a Greenwich Village. Nessuno poteva vederlo. Camminava in giro toccando una persona qui e un'altra là, con le sue dita gelide. Quello straniero era una brutta malattia. I dottori lo chiamavano polmonite. Nella parte est della città si affrettava, toccando molte persone, ma nelle strette vie del Greenwich Village non avanzava così velocemente. Il signor Polmonite non era un vecchietto gentile. Un vecchietto gentile non avrebbe fatto del male a una piccola donna della California. Il signor Polmonite, invece, toccò Jonesy con le sue dita gelide. Lei giaceva sul letto, quasi immobile, e guardava dalla finestra verso il muro della casa accanto. Una mattina il dottore, che era sempre indaffarato, parlò con Sue, da sola, nel corridoio, dove Jonesy non poteva sentire. «Le possibilità sono poche», disse. «Certo, qualcuna ci sarebbe, se volesse continuare a vivere. Ma quando le persone non vogliono vivere, posso fare ben poco per loro. La tua giovane amica sembra aver deciso che non guarirà. C'è qualcosa che la tocca nel profondo, che la fa preoccupare. Ha sempre desiderato andare in Italia e dipingere un quadro del Golfo di Napoli», disse Sue. «Dipingere? Ma non parlo di dipingere. Ha qualcosa per cui valga davvero la pena di preoccuparsi? Non so, un uomo?» «Un uomo?» disse Sue. «E un uomo varrebbe...» No, dottore, non esiste alcun uomo». «Beh, allora è debolezza», disse il dottore. «Farò del mio meglio, ma quando una persona malata inizia a presagire la morte, metà del mio lavoro diventa inutile». «Prova a parlare con lei, non so, dei nuovi vestiti per l'inverno. Se iniziasse a mostrare interesse per ciò che verrà, le sue possibilità potrebbero aumentare». Quando il dottore se ne fu andato, Sue andò in laboratorio a piangere. Poi si recò nella stanza di Jonesy. Portava con sé parte del suo materiale da pittura e stava cantando. Jonesy era lì, distesa, molto magra e silenziosa. Il suo viso era rivolto alla finestra. Sue smise di cantare, pensando che Jonesy stesse dormendo. Poi iniziò a lavorare. Dopo un po' sentì un suono basso, ripetuto più volte, e andò velocemente verso il letto. Gli occhi di Jonesy erano spalancati.
guardava fuori dalla finestra e contava. Contava alla rovescia. 12, disse, e poco dopo 11, e poi 10, e 9, e poi 8 e 7 quasi insieme. Sue guardò fuori dalla finestra. Cosa c'era da contare? C'era solo il muro della casa accanto, a breve distanza. Era senza finestre e un albero molto vecchio vi cresceva addossato. Il freddo alito dell'inverno lo aveva già raggiunto. Quasi tutte le foglie erano cadute dai rami scuri. «Cosa c'è, cara?» chiese Sue. 6, disse Jonesy, con voce ancora più bassa. Stanno cadendo più rapidamente ora. 3 giorni fa erano quasi 100. Mi faceva male la testa a contarle. Ma ora è facile. Ecco che ne cade un'altra. Ne restano solo 5 ora. 5 cosa, cara? Dillo alla tua Sue. Foglie, sull'albero. Quando l'ultima sarà caduta, me ne andrò anch'io. Lo so da 3 giorni. Non te l'ha detto il dottore? No, non ho mai sentito una cosa del genere, disse Sue. Non ha alcun senso. Cosa c'entra un vecchio albero con te e col fatto che tu possa guarire? E poi ti piaceva così tanto quell'albero? Non fare la stupidina. Il dottore mi ha parlato delle tue possibilità di guarire. Me l'ha detto stamattina. Hai ottime possibilità. E ora cerca di mangiare un po'. Io tornerò al lavoro, venderò il mio quadro e poi potrò comprarti qualcosa in più da mangiare per renderti più forte. Non devi comprare niente per me, disse Jonesy. Stava ancora guardando fuori dalla finestra. Ecco che ne cade un'altra. No, non voglio niente da mangiare. Ora ce ne sono 4. Voglio vedere l'ultima cadere, prima di notte, e poi andrò anch'io. Jonesy, disse Sue, mi prometti di chiudere gli occhi e tenerli chiusi? Mi prometti di non guardare fuori finché non avrò finito di lavorare? Devo finire questo quadro per domani. Ho bisogno di luce, non posso coprire la finestra. E non puoi lavorare nell'altra stanza? Chiese Jonesy con freddezza. Preferisco stare qui, vicino a te, e non voglio che tu guardi quelle foglie. Avvisami appena hai finito, disse Jonesy. Chiuse gli occhi e rimase distesa, pallida e immobile, perché voglio veder cadere l'ultima foglia. Ho atteso abbastanza. Ho pensato abbastanza. Voglio scendere giù come una di quelle foglie. Cerca di dormire ora, disse Sue. Devo chiedere a Berman di venire qui. Voglio dipingere un uomo in questo quadro e lo farò somigliare a lui. Non starò via più di 1 minuto. Non provare a muoverti finché non torno. Il vecchio Berman era un pittore che viveva al primo piano. Aveva più di 60 anni e non aveva mai avuto alcun successo. Da 40 anni dipingeva senza mai aver realizzato un buon quadro. Parlava sempre di dipingere un grande quadro, il suo capolavoro, ma non aveva ancora cominciato e guadagnava un po' di soldi lasciando che altri lo ritraessero. Beveva troppo, continuava a parlare del suo grande capolavoro e credeva fosse suo preciso dovere fare tutto il possibile per aiutare Sue e Jonesy. Sue lo trovò nella sua stanza, al buio, e capì che aveva bevuto, lo sentiva dall'odore. Gli raccontò di Jonesy e delle foglie della vite. Disse che temeva davvero che Jonesy potesse finire come l'ultima foglia. La sua presa sul mondo si stava indebolendo. Il vecchio Berman urlò la sua rabbia per un'idea del genere. Che cosa? Ma davvero c'è gente così stupida? Ora si muore perché cadono le foglie da un albero? Ah, mai sentito una simile sciocchezza? No, non ci vengo a posare per te se assecondi queste assurdità. Povera piccola Jonesy. È molto malata e debole, disse Sue, e la malattia le ha messo in testa strane idee. Signor Berman, se non vuol venire,
non venga, ma sappia che non è affatto gentile da parte sua». «Ah, sei proprio una donna. Chi ha detto che non verrò? Certo che vengo. È da mezz'ora che cerco di dire che vengo. Dio, Jonesy non dovrebbe stare malata in un buco del genere. Ma un giorno dipingerò il mio capolavoro. E allora andremo tutti via da qui. Sì, ci porterò via tutti da qui». Quando salirono trovarono Jonesy addormentata. Sue coprì la finestra e portò Berman nell'altra stanza. Da lì guardarono fuori con timore, verso l'albero, poi si scambiarono uno sguardo, senza parlare. Cadeva una pioggia fredda, mista a neve. Berman si sedette e Sue cominciò a dipingere e lavorò per quasi tutta la notte. La mattina seguente, con solo un'ora di sonno, Sue andò da Jonesy. Lei, con gli occhi spalancati, guardava verso la finestra. «Voglio vedere», disse. Sue tolse la coperta dalla finestra. Nonostante la pioggia battente e il vento furioso, che non avevano smesso per tutta la notte, c'era ancora una foglia attaccata al muro. L'ultima foglia dell'albero. Era ancora di un verde scuro vicino al ramo, ma iniziava a ingiallire ai bordi. Stava lì, appesa a un ramo a quasi 6 metri da terra. «È l'ultima», disse Jonesy. «Ero certa che fosse caduta stanotte. Ho sentito un vento. Cadrà oggi e io morirò assieme a lei». Cara Jonesy», disse Sue, «pensa a me se non vuoi pensare a te stessa. Cosa ne sarebbe di me?» Ma Jonesy non rispose. Non c'è cosa più solitaria al mondo di un'anima quando si prepara a intraprendere il suo lungo viaggio. I legami che la tenevano ancora stretta all'amicizia, alla vita, si stavano spezzando, uno ad uno. Il giorno passò lentamente. Al calare del buio potevano ancora vedere la foglia appesa al ramo, contro il muro. E poi, con l'arrivo della notte, il vento del nord ricominciò a soffiare e la pioggia batteva ancora contro i vetri. La mattina seguente, quando ci fu abbastanza luce, Jonesy pretese di poter guardare di nuovo. La foglia era ancora lì. Jonesy rimase a lungo a fissarla. Poi chiamò Sue, che stava cucinando per lei. «Sono stata cattiva, Sue», disse. «Qualcosa ha fatto sì che quell'ultima foglia rimanesse attaccata al muro per mostrarmi quanto sbagliavo a voler morire. Ora proverò a mangiare, ma prima portami uno specchio, così che possa guardarmi, e poi mi metterò seduta e ti guarderò cucinare». Un'ora dopo disse: «Su, un giorno spero di dipingere il Golfo di Napoli». Il dottore tornò nel pomeriggio. Sue lo seguì nel corridoio, fuori dalla stanza di Jonesy, per parlargli. «Le possibilità sono buone», disse il dottore prendendole la mano, sottile e tremante. «Con le cure giuste si rimetterà. E ora devo vedere un'altra persona in questa casa. Si chiama Berman, un pittore, se non sbaglio. Anche lui ha la polmonite, ma è un uomo anziano e debole, ed è molto grave. Purtroppo per lui non c'è speranza. Lo porteremo in ospedale e faremo il possibile per alleviare la sua sofferenza». Il giorno dopo il dottore disse a Sue: «È fuori pericolo, ce l'avete fatta. Ora servono solo cibo e cure». E quel pomeriggio Sue si avvicinò al letto dove era distesa Jonesy. La cinse con un braccio. «Ho qualcosa da dirti», disse. «Il signor Berman è morto oggi di polmonite, in ospedale. È stato malato solo 2 giorni. Qualcuno lo ha trovato la mattina del primo giorno, nella sua stanza. Era sopraffatto dal dolore. Le sue scarpe e i suoi vestiti erano bagnati e freddi come il ghiaccio.
tutti si chiedevano dove fosse stato. La notte prima era stata fredda e tempestosa. E poi hanno trovato alcune cose. C'era una lanterna che aveva portato fuori e c'erano i suoi materiali da pittura. C'era della vernice verde e gialla. E guarda fuori dalla finestra, cara, l'ultima foglia sul muro. Non ti sei chiesta perché non si muovesse mai, anche quando il vento soffiava? E il grande capolavoro di Berman l'ha dipinta lui, quella notte, quando l'ultima foglia è caduta.